Finito il periodo su a Cottesmore, nel fine 84, rientrai in Italia dopo 4 anni e mezzo circa, e dopo aver frequentato il corso superiore della scuola di guerra aerea, che era stato posticipato, si dice tecnicamente pretermesso, perché io, una cosa tecnica, avrei dovuto fare l'anno prima, però fui assegnato allo Stato Maggiore, terzo reparto, alla prima sezione, dottrina e politica dell'aeronautica. Insomma, un periodo interessante anche quello, con colleghi meravigliosi, capi reparto, generale Arpino, generali Ferracuti, insomma, persone. Un bel periodo anche quello, nonostante il fatto che per un giovane, all'epoca giovanissimo, insomma, no, nemmeno quarantenne, ritrovarsi seduto su una scrivania era una frustrazione, no, per i piloti, però ho bellissimi ricordi anche di quel periodo lì. Non è certo merito mio, ma tra le altre cose un granello di polvere, forse anche mio, nell'aver perorato la causa dell'esercitazione Red Flag. Cos'è la Red Flag? È un'esercitazione che si fa negli Stati Uniti, nel deserto del Nevada, la base di riferimento è Nellis, dove c'è un poligono, diciamo, chiamiamolo poligono di tiro, di esercitazioni varie, grande, 1,5 volte l'estensione del Belgio, dove sono ricostruiti alcuni obiettivi tipo aeroporti, tipo altri obiettivi, non mi soffermo sui dettagli, rappresentativi dell'allora avversario, che era il patto di Varsavia, insomma, no? Abbiamo la NATO da un lato, l'Occidente, e tutte le nostre esercitazioni erano basate sul fatto è successo questo, quindi il patto di Varsavia, le truppe qui, là, gli aeroplani, i missili, eccetera. E quindi un'esercitazione molto realistica, perché si può usare. Intanto non ci sono problemi di inquinamento dal rumore, si può volare a bassissima quota, fare manovre, sganciare armamento di caduta reale, non zavorre, non simulando, non bombettine che dovrebbero simulare quelle grosse come si fa nei poligoni normalmente, perché non si può certo sganciare le bombe vere, mentre lì sì, si possono fare quindi esercitazioni realistiche al limite. E per quanto riguarda invece i combattimenti aria-aria cosiddetti tra aereo e aereo, una serie di sensori montati sia sull'aereo che nel poligono consentono di ricostruire la dinamica di questi scontri aerei e rivederli su un maxi schermo, con il risultato: io ho abbattuto te, tu hai abbattuto egli, loro hanno abbattuto noi, cioè alla fine della giornata si fa il conto, si fanno i conti e si vede dove si è sbagliato, e si può fare quindi un'autocritica. Si può vedere, ecco, qui hai mancato l'obiettivo, qui dovevi fare insomma, queste cose. L'esigenza di questo genere di addestramento affonda le origini così dicevano i padroni di casa, nella valutazione complessiva della guerra del Vietnam, almeno sotto il profilo della componente aerea. Si era, dicevano, riscontrato che l'addestramento normale, anche fatto con la migliore delle intenzioni, non era rappresentativo, non era sufficiente a creare, formare il pilota e il navigatore, quello che è, a
al contesto vero che accade. Faccio un esempio. Dicevano è inutile sparare al poligono, fermo, tutto fermo, il bersaglio è fermo, nessuno ti disturba. E invece nel mondo reale non si realizzerà mai quella situazione statica dove tu prendi la mira, aspetti, quelli, capito? Il nemico spara, il tempo è brutto, è di notte, succede l'ira di Dio, devi addestrarti in contesti dinamici rappresentativi il più possibile della realtà, e lì lo si faceva perché oltre al poligono si avevano degli avversari che a volte, spesso, usavano terminologie, financo l'uniforme di volo, la tuta dell'Unione Sovietica, con aerei dell'Unione Sovietica. Dice come? È perché c'erano stati degli aerei di disertori, avevano fatto un parco di MiG e affini tale da poter insomma costituire e abituarci anche alla fraseologia, alle tattiche loro, eccetera. Quindi, per farla breve, questa esercitazione si concretizzò nel 1989 ed ebbi il privilegio, perché tale fu, di esserne nominato comandante. E quindi, dopo l'estate, dopo alcune riunioni, diverse riunioni preparatorie, perché insomma a questa esercitazione, ho omesso di dire, partecipano, ora non voglio fare riferimento a film, Top Gun, eccetera, che era tutto romanzato, ma insomma l'idea è quella proprio, quindi vengono piloti della Marina, caccia, di altri paesi, di aeronautiche del mondo, c'è un concentrato, una situazione di aerei di ogni specialità che volano, aerei da trasporto che fanno. Noi avevamo i Tornado e un C-130 che praticava atterraggi nel deserto, atterraggi tattici in cui simulava quindi eccetera eccetera. Era stato messo un oblò, una cupola ce l'ha il C-130 sopra, normalmente chiusa invece in vetro, insomma in cristallo, in vetro spesso, dove si può vedere, una volta ci sono anche stato, insomma questo aereo bassissimo che da sopra è qualcosa di straordinario vedere, e tutti i giorni facevamo le nostre sortite, e questo, grazie a Dio o per bravura nostra o dei piloti, insomma, non avemmo nemmeno incidenti, perché ogni tanto nelle precedenti e anche successive red flag, per via dell'esasperazione, dell'estremizzazione di questo realismo, ci sono stati anche incidenti mortali di volo. Andò tutto bene, anche lì facemmo la nostra figura, fu riconosciuta anche dai padroni di casa, e rientrammo. Intanto si era attraversato l'Atlantico affittando un tanker, una cisterna, un aerocisterna inglese, perché all'epoca non avevamo delle nostre, poi era tutta una pianificazione che prevedeva, una volta atterrati su a Goose Bay nel nord del Canada, 2 o 3 tappe dentro gli Stati Uniti, quindi una bella pianificazione, e si arrivò a Nellis, e così facemmo il ritorno. Andò tutto bene, fu, ripeto, una bella esperienza che fu propedeutica, che fu indispensabile, che si rivelò indispensabile per quello che invece è l'ultimo evento a cui farò cenno, e che fu la cosiddetta guerra del Golfo del 90-91.